Ed è successo quello che era già successo a Torino, ossia partita clamorosa di Malen e Gasperini con un sorriso a 32 denti perché davvero dice: ah, adesso lì davanti comunque ogni difesa deve preoccuparsi, perché il male che abbiamo visto stasera, ragazzi, è difficile da contenere, è sgusciante, si muove, si districa e soprattutto ha i colpi dell'attaccante, ma dell'attaccante d'area di rigore. Io questo onestamente non me l'aspettavo. Perché va bene tutto, un giocatore che, ripeto, non offre punti di riferimento, ma proprio i gol da attaccante vero. E questo è il punto. È vero, sul primo secondo me Caprile deve fare meglio, è uscito un po', no? Eh, però lì poi comunque il gol va fatto e lo puoi fare solo se la tocchi in quel modo, quindi anche il gesto tecnico sopraffino. E il secondo, appena vede, no, che Selic, no, va via, lui attacca la profondità, attaccante, cioè attaccante, e se lo gode Gasperini, e questa Roma si fa sotto, ragazzi, perché oggi la Roma è quinta, ma con gli stessi punti della Juventus al quarto posto, 46, ed è lì sono vicino al Napoli, che se non sbaglio ha tre lunghezze, quindi ragazzi, di giornata in giornata cambia un po' il percepito, ma alla fine della fiera la Roma al 9 di febbraio è lì in piena lotta, in piena corsa e non ha nessuna voglia di arrendersi, nessuna voglia di abbandonare la missione, la mission. Ne parliamo, signori miei, come se lo facciamo prima, come al solito, vi invito a spolliciare per soddisfare l'amico algoritmo, che ovviamente sta lì a cibarsi di questi pollicioni. In descrizione trovate tutti i profili social. Vi ringrazio sempre per il vostro supporto. Se volete attivate la campanella. Grazie, grazie. Torniamo a parlare di palloni. Parto anche un po' dall'avversario, perché l'avversario, il Cagliari, già avevamo visto all'andata le complicazioni che questa squadra comportare, scusate. Ma il Cagliari veniva da 3 vittorie consecutive, cioè una squadra che sta bene. Una vittoria contro la Fiorentina, contro... pure importante, no, voglio vederlo, ragazzi, perché era in 4-0 contro il Verona, sì, e ce n'è un'altra prima, un'altra anche importante, se non vado errato, scusa, no, sono curioso, sì, 4-0 contro il Verona, 2-1 fuori casa contro la Fiorentina, e la vittoria, ecco qual era quella importante, contro la Juventus, l'avevo rimosso. Cioè, questa è una squadra che sta bene, poi certo, magari dietro senza Mina perda un po' quella forza, quella guida, no? Quello può essere, non era semplice, soprattutto tenendo a mente la Roma che abbiamo visto nell'ultima uscita prima di oggi contro l'Udinese, che sembrava una squadra quasi scarica sotto alcuni aspetti, mai pericolosa, che portava anche uomini, ma che non riusciva mai comunque a colpire. E quindi tu dici, a sto punto la Roma... Invece oggi, ragazzi, è una squadra che dal primo minuto, appena ha messo piede in campo, la squadra si vedeva forte, aggressiva, subito, ripeto, pericolosa, creato tanto e ha subito davvero, almeno sino al 75-80 praticamente nulla. Io ricordo, forse mi ricordo la traversa che poi è il ragazzo là sulle mani che è entrato, ha preso quella traversa da 30 metri, bellissimo tiro tra l'altro, e poi ricordo una palla inattiva dove chi è che la devia Dossena, come si chiama là, non va, no. Quella è, se vogliamo, è l'occasione veramente più pericolosa della gara, ma per tutto il resto è stata una Roma, ribadisco, in pieno controllo, perché poi
anche quando perde la Roma, come ho visto con l'Udinese, non perde mai male, cioè non è che ti sbarella di brutto, no? È sempre una squadra solida, lo vediamo nelle chiusure difensive ed è quella è la base che porta la Roma innanzitutto ad ottenere così tanti punti, perché comunque sono 46 punti e non sono pochi. E in questo vorrei citare anche un po' la crescita di Ghilardi, che comunque lo vedo in continuo miglioramento ed è uno di quei ragazzi che poi aiutano il reparto difensivo, composto già da un Dica e da un Mancini che oggi però si fa ammonire in maniera anche stupidotta, secondo me, poteva evitare. Però, ribadisco, squadra equilibrata, squadra che adesso, oltre Malen, che abbiamo messo, aggiunge tantissimo per come si muove, veramente i movimenti. E poi, tra l'altro, il reparto d'attacco rispetto a quello dell'Udinese erano gli stessi. Pellegrini, Sule, Malen, riconfermati, oggi però nettamente diverso il loro contributo. Ma abbiamo visto anche Saragozza. Ragazzi, ho visto questo ragazzo che io onestamente non conoscevo. Oh, il primo dribbling gli riesce sempre. Poi bisognerà vedere se è un tipo alla Conceição o alla Jesus Rodriguez, che sì, tanto fumo e magari poi c'è poco arrosto. Ma intanto l'ho visto sgusciare un paio di volte e sulla prima giocata non lo prendi. Sono curioso di rivederlo, però aggiunge sicuramente valore e alternative. Sappiamo quanto poi Gasperini voglia goderne di avere soluzioni a partita in corsa, di cambiare, di poter ruotare, perché poi sai il gioco che adotta con uomo su uomo ha bisogno anche sempre di energie, quindi interessante. Poi mi ha fatto piacere vedere comunque oltre Venturino soprattutto Arena, perché sti giovani vanno lanciati ed è sicuramente un buon segnale. E ribadisco, il buon segnale stasera l'ha offerto tutta la squadra, una Roma che ha creato tanto, veramente tanto, sono stati 2 gol ma potevano essere molti e l'aspetto difensivo l'abbiamo già remarcato, quindi è una Roma che adesso onestamente cambia un po' le carte in tavola. Tra un po' affronterà anche il Napoli. È bello che sentivo, ho fatto una live su TikTok dove un tifoso napoletano mi diceva: no, la Roma vinciamo sicuro, perché loro non vincono gli scontri. Vediamo, perché questa squadra comunque stupisce, è una squadra che ha fermato anche il Milan, la Roma con un primo tempo clamoroso, ricordiamolo, per cui la Roma che ho visto stasera cambia ancora una volta le mie prospettive. È la carta matta, no, 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 non saprei come dirvi, non saprei come descrivere sta Roma, è davvero la mina vagante, Lina, è la mina vagante. E mina vagante lo è certamente l'attacco che ha Neroso. E questo va per chiudere. La Roma è quella che ha fatto mercato. A gennaio la Roma è quella che ha fatto mercato. La Roma è quella che si è rinforzata. Gera davanti. La Roma gera davanti. A gennaio è l'unica che si è rinforzata realmente. Quindi, occhio. Occhio. Dico solo questo. Occhio, perché la Roma è l'unica che a gennaio si è rinforzata. Occhio. Un grande abbraccio. Daneschi. Buonanotte.